Ciao a tutti cari amici, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Andiamo a vedere le energie disponibili per il mese di novembre per il lavoro e iniziamo dal segno del Cancro. Come ricordo sempre ragazzi, le letture sono generali, sono collettive, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi semplicemente prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se non dovesse risuonare proprio nulla, o se per caso voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare oppure Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video. Sempre nella descrizione del video trovate anche la mia email nel caso vogliate contattarmi, la vedete anche scritta qui e la trovate anche nelle info del canale. Ok, partiamo con un 4 di coppe. Sette di coppe, 3 di spade e morte. Wow, ragazzi. Periodo impegnativo, devo dirvi. Allora, partiamo da questo 4 di coppe. Il 4 di coppe è una carta che parla di cecità, nel senso che è come se qualcuno qui non vedesse via d'uscita, sia che stiate lavorando, sia che siate disoccupati o sia che siate autonomi. C'è qualche cosa, qualche tipo di soluzione che vorreste, qualche cosa in più che vorreste, ma è come se non ci fosse tanto la possibilità, o meglio, non state guardando nella direzione giusta. Difatti poi abbiamo questo 7 di coppe e un 3 di spade. E ho come l'idea che siate veramente, diciamo, con la testa un po' annebbiata, che non sappiate bene appunto da che parte girarvi. Andiamo a vedere carta per carta. Partiamo dal 4 di coppe. 2 di coppe e 9 di coppe. Qui è come se non ci fosse un accordo, o se l'accordo c'è, è un accordo che è in disequilibrio. È come se vi sentiste obbligati ad accettare questa situazione perché non vedete altre alternative. Andiamo a vedere 7 di coppe. 10 di pentacoli. 3 di bastoni e sacerdotessa. Allora, se fosse un lavoro, un cliente, quello che è, che avete dovuto accettare, sento che siete ben consapevoli del fatto che questo cliente non vi darà lavoro nel lungo periodo. Perché quando c'è un 10 di pentacoli, tra l'altro sono tutte e due al contrario queste qua, è come se non riuscisse a trovare un accordo concreto, un accordo scritto, un accordo firmato. Ci sono tante possibilità per il futuro, si parla del futuro, però è come se ci fosse un disequilibrio. O tra quello che, se foste due soci, ipotesi, uno porta più soldi che l'altro. Se foste, non lo so, se lavoraste per esempio come dipendenti, come se fosse un contratto a termine o un contratto ancora che non è ben definito. Lo so, ho come la sensazione che qui ci sia una sorta di insoddisfazione di base. Andiamo a vedere il 3 di spade. 6 di bastoni. Ragazzi, vi manca un riconoscimento in questa azienda o con questo cliente. Qui avete bisogno di rinnovamento. Avete bisogno di anche reinnamorarvi del lavoro, perché può anche essere che facciate un lavoro che vi piace, però che sia l'ambiente di lavoro che non è unito, dove non c'è una reale famiglia. Succede spesso negli ambienti dove ci sono solo donne o dove ci sono tante donne che si creino proprio queste nervature di veleno nell'aria. Vi dirò, qua avete un asso di coppe, parla di nuove idee, parla di nuovi inizi, c'è anche un 6 di bastoni. Io credo che qui quello che vi fa soffrire è il fatto di non essere riconosciuti dal gruppo.
vi dico, è come se ci fosse una sorta di disunione a livello di gruppo. E il gruppo può essere voi e il vostro socio, voi e i colleghi. Voglio andare a vedere la morte. Asso, un altro asso. Asso di bastoni. Mago, un altro 1 e 9 di pentacoli. Ragazzi, cercate di passare il più tranquilli possibile, diciamo, fino alla terza settimana di ottobre, di novembre, se vogliamo. Ok? Perché poi le cose cambiano drasticamente. Allora, qui può essere che qualcuno, se stava collaborando in un'azienda, o se, diciamo così, se c'era questa famiglia poco unita prima a dopo, c'è l'indipendenza, l'amor proprio. Per qualcuno si tratta di aprire, rompere col passato con questa carta della morte e aprire la partita IVA, iniziare un nuovo tipo di lavoro, un nuovo tipo di percorso, un nuovo tipo di idea, di progetto, come vi posso dire, ideologia anche. Cioè, ho come la sensazione che qui sarete portati a trasmutare, perché il mago è la carta dell'alchimista, è colui che prende l'energia pesante del 3 di spade e la trasforma in un'opportunità dell'asso di bastoni e del 9 di pentacoli. Quindi avete tutte le caratteristiche, le possibilità, le doti, le conoscenze, tutto quello che vi serve per effettuare questo cambio, questo nuovo inizio in forma indipendente, in modo più autonomo proprio. Il 9 di pentacoli parla anche di premi che potrebbero arrivare, eredità, qualche aiuto economico, è una carta di forte abbondanza. Quindi se foste in una situazione dove magari lasciate un lavoro dipendente per aprire la partita IVA, potrebbe anche essere, potrebbe fare riferimento tipo alla liquidazione o un premio di questo genere, ok? O sì, no, è un nuovo inizio in abbondanza, quindi adesso che lo sapete, cercate di, come vi posso dire, di mantenere un profilo basso, rimanete lì tranquilli, insomma, non fate chiasso più di tanto perché tanto è come se non servisse, crea solo, come si dice, tortura mentale. Questo non essere riconosciuti, questo voler cercare un accordo in equilibrio. Il fatto è che è come se steste cercando delle strade per creare un ambiente unito, per creare una relazione unita al pari, ma non funziona perché con il gruppo in cui siete è come se non vi dessero il giusto peso, è come se non vi dessero il giusto valore, come se foste un po' sprecati lì dove siete. Per quello che poi c'è la decisione di intraprendere un nuovo tipo di percorso, magari anche in solitaria. Andiamo a vedere Osho che cosa ci dice. Sono 3 arcani maggiori, ragazzi. La torre, appeso e ruota della fortuna. Qui parla come il fulmine, come se arrivasse un fulmine a ciel sereno. Lo rivedo qua nella morte, anzi ve le metto qui, guardate. Ok, quindi abbiamo la rottura, ok? Le idee, le credenze che cascano, ok? Quello che proprio vi dà la scintilla. Poi abbiamo una nuova visione, perché? Perché grazie alla rottura degli equilibri della torre si può iniziare a vedere le cose da un altro punto di vista, ok? E poi abbiamo la ruota della fortuna, quindi qui le cose cambiano e lo vediamo chiaramente a fine novembre, ragazzi. Qui c'è proprio un nuovo inizio, una nuova intenzione, una nuova passione, un nuovo spirito creativo, la vostra capacità di prendere questa energia pesante e di farne un vantaggio. È quella l'energia dell'alchimista, colui che trasforma l'energia pesante in energia preziosa fondamentalmente. Quindi anche la ruota della fortuna parla di soldi, parla di premi. Andiamo a vedere le fatine. Parla di eventi fortunati. Abbiamo esteriorizzazione. Sì, è un po' come se vi dicessero apritevi. Qui abbiamo anche un asso di coppe. L'asso di coppe è collegato con il quarto chakra, quello del cuore. E qui fa vedere tanti cuoricini sul manifesto. Un po' come dire
non abbiate paura di dire al mondo che in una situazione non state bene o che siete sofferenti, ok? Perché non c'è niente di cui vergognarsi ed è lecito per ognuno di noi esprimere i propri sentimenti. Poi bisogna sempre vedere con chi lo fate, però dire semplicemente al proprio capo, al proprio socio, al proprio collega di lavoro: guarda, così non ne posso più, non sei una persona con la quale si riesca a trovare un punto di incontro, non so, come l'idea che abbiate bisogno di buttar fuori. Volevo vedere se c'era un asso di spade, no. È più un'esteriorizzazione dei sentimenti, comunque delle emozioni, ok? Bene, amici del cancro, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura in qualche modo vi sia stata utile, insomma, che vi abbia dato qualche spunto di riflessione. Fatemelo sapere con un like, con un commento, con la vostra iscrizione. Se avete piacere potete anche condividere il video o abbonarvi al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao! Benvenuti anche agli amici dello Scorpione, andiamo a vedere anche per voi che energie sono disponibili per il mese di novembre. Come dico sempre ragazzi, le letture sono collettive, quindi non risuonerà tutto. Se per caso non risuonasse nulla o se voleste completare il vostro messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, il segno lunare oppure Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video. Sempre nella descrizione trovate anche la mia mail nel caso vogliate contattarmi, la vedete scritta qui e la trovate anche nelle info del canale. Bene, andiamo a vedere quali sono le energie disponibili. Abbiamo un re di spade, un 6 di spade, forza e 7 di bastoni. Allora ragazzi, questo re di spade potrebbe rappresentare una persona intorno a voi nel mondo lavorativo, potrebbe rappresentare un ruolo che magari voi volete, state rivestendo, o un'attitudine. Adesso poi lo andiamo a vedere meglio con i mini tarocchi. Sta di fatto che c'è un 6 di spade in mezzo, è come se avessi bisogno di allontanarvi da un certo stato mentale o da certi problemi, magari proprio inerenti con questa persona, con questo re di spade. Dipendendo dall'età che avete potrebbe essere un collega, un collaboratore o un capo, ok? Qui è un po' come se nel mese di novembre doveste allontanarvi da certe credenze e prendere il coraggio a quattro mani per andare verso quello che è il vostro obiettivo. Andiamo a vedere. Re di spade, matto, 5 di pentacoli e 10 di pentacoli. Allora, potrebbe essere un'attitudine. Ragazzi, ho come la sensazione, mettiamo da parte un attimo l'attitudine, ho la sensazione che potrebbe essere, per esempio, un padre capo dell'azienda familiare. Se così fosse, l'idea è che sia una persona un po' troppo, cioè che parla troppo e che conclude poco fondamentalmente. Qui manca una sorta di concretezza. Ho come l'idea che se lavoriate in un'azienda di famiglia potreste essere anche, vi dirò, un po' sottopagati. Sottopagati non perché non valiate, ma perché in questo momento è come se ci fosse una questione di unione aziendale o unione familiare, per cui ci fosse la necessità di stare un po' in ristrettezza, o come questa sensazione. Se fosse una persona magari nuova che conoscerete a inizio novembre, potrebbe essere una nuova proposta di lavoro. Però vi dico, fate attenzione al 5 di pentacoli perché può essere una persona che ricerca investitori. Andiamo a vedere il 6 di spade. Regina di coppe e 9 di coppe.
Sento che è proprio quello che volete. O allontanarvi fisicamente da questa persona, magari volete cambiare reparto, chiudere il contratto, insomma. Sento che è una persona che potrebbe creare dei problemi, insomma, ha un'attitudine mentale non proprio positiva, come quest'idea. Ma perché? Tutto perché c'è questo 5 di pentacoli che mi dà un'idea di carenza, di vittima. Qui è qualcuno che fa la vittima, che vi dice che non si può fare diversamente, che le ha provate tutte, che questa è l'unica via, che lui non ha lui o lei, che non ha soldi da investire, però che il progetto è buono, c'è una buona idea, è una buona azienda. Può anche, se fosse per esempio un colloquio in un'azienda, potrebbe anche essere una cosa dello stile. È una bellissima azienda, è un'azienda familiare, siamo tutti uniti, ci aiutiamo, tutto bello, rose e fiori. Poi quando è ora di parlare dei soldi, ma io posso dare solo questo. Fatemelo sapere poi nei commenti come vi risuona. E qui ho come l'idea che il fatto di allontanarvi potrebbe veramente darvi proprio quel respiro, ragazzi. Qui potrebbe essere un allontanarsi dal pensare a quello che dice questa persona, al progetto di questa persona, o allontanarsi da tutti i problemi, da tutta questa sensazione di vittimismo che assorbiamo quando siamo con questa persona. Andiamo a vedere la forza. Luna. 6 di bastoni. È come se vi dicessero che dovete prendere il coraggio a 2 mani, a 4 mani abbiamo detto, e affrontare un po' le vostre paure, le vostre proiezioni. C'è un 6 di bastoni, quindi devo dire che comunque qualche tipo di riconoscimento arriverà, se non economico perlomeno per la gloria, ok? Però sì. Voglio un'altra carta per questa luna al contrario, grazie. La regina di bastoni. Ragazzi, la sensazione che ho è quella che, perché la forza viene rappresentata nei tarocchi tradizionali, vediamo se qua ve la trovo, di solito viene rappresentata come una donna che apre le fauci di un leone. Ho l'idea che qui vi vogliano dire di usare le vostre doti femminili, uomini o donne che siate, il savoir-faire, la gentilezza, quelle cose lì, non è che dico chissà che cosa, non dico, cioè la scollatura, insomma, all'ombelico, ecco per capirci, però di usare le vostre doti femminili proprio per riscuotere il successo che è giusto che voi abbiate. C'è la regina di bastoni fa riferimento a una donna che è arrivata in alto nella società, è il centro, ok, della festa, del gruppo, però è arrivata lì dove è arrivata perché sa parlare bene fondamentalmente, ok? Non trovo la forza, ragazzi, portate pazienza. È una che è arrivata dove è arrivata perché appunto sa parlare, sa vendersi, sa come, diciamo, mischiare le carte, è come se fosse una buona venditrice, per capirci. E anche la luna la sento parecchio collegata con le doti femminili, la sfera dell'intuizione, anche se sotto c'era la stella, anche se vi devo dire che comunque sono intuizioni un po' inquinatine, quando c'è la luna perché è sempre una carta che parla di qualche cosa che si vede a metà. Però qui è un po' come il trovate il coraggio di andare verso il vostro successo, cioè lavorate, fate, parlate, agite, muovetevi al fine di arrivare a questo 6 di bastoni, al riconoscimento, cioè fatevi vedere per quello che realmente siete, imparate a parlare in modo appunto da poter ammagliare le persone. La regina di bastoni è sempre rappresentata con un gatto, sempre, spesso è rappresentata con un gatto nero, proprio perché il gatto nero fa riferimento alle streghe.
ed è un po' come dire che la regina di bastoni strega gli altri con le sue parole, li incanta. Infatti lei qui non ha un bastone, ha la bacchetta magica, ok? Andiamo a vedere 7 di bastoni. 10 di coppe, papa e 5 di spade. Allora, devo dire che con questo tipo di atteggiamento non è che riuscirete a creare quello che prima non c'era, un'unione familiare o quello che è, però sì che verrete riconosciuti, sì che vi verrà dato il vostro merito, sì che firmerete un contratto. Ah, tenete presente che anche il 10 di pentacoli fa riferimento al contratto, ma vedendo questo 5 di pentacoli che parla di carenza finanziaria, di perdita monetaria o cose di questo genere, perdita materiale, fate attenzione, se dovete firmare un nuovo tipo di contratto, magari fate un precontratto e fate un periodo di prova, una cosa di questo genere, ecco. Però comunque alla fine quello che voi volete arriva, anche se è come se foste ben consapevoli che non vi fermerete lì, non è proprio la cosa ultima perché ci sono 2 5, i 5 più brutti che possono esserci li avete. Sono conflitti mentali, sono perdite di fiducia, perdite di sono anche i pettegolezzi il 5 di spade, le male lingue, le lingue che tagliano. Può anche essere che, ragazzi, con questo papa abbiate bisogno di un mediatore, ok? Tra voi e magari un'altra persona. Non vedo giustizia, non penso che siano cose legali, però la questione anche con la luna al contrario è di avere il coraggio di portare a galla le cose che non si vedono, cioè di parlare. Andiamo a vedere. Ah, scusate, se siete senza lavoro, vi dico, possibilità di lavoro ce n'è e arrivano anche dei contratti. Potete affidarvi a delle agenzie interinali, che sono le agenzie di mediazione di cui ci parla il Papa. Se per caso siete in un'azienda e siete già occupati, vi dico, è come se ci fosse un po' di maretta all'inizio di novembre, però poi dopo è un po' come puntare i piedi, no? Direte la vostra, parlerete a muso duro a quelle persone che in un certo senso se lo meritano, non per creare una lite, ok? Ma per mettere le persone al posto loro, al posto giusto. Vi dico, è un ambiente, insomma, dove ci sono un po' di pettegolezzi. Sì, con il 5 di spade c'è sempre un po' di tossicità, non c'è un senso di completezza, però fondamentalmente il 7 di spade, il 7 di bastoni qua vi dice di farvi i fatti vostri, guardate da un'altra parte, non vi fate distrarre da queste personcine che insomma voglio dire, ragazzi, chi parla tanto, chi ha la lingua lunga è perché non si ferma a pensare, ok? Normalmente sono le persone tanto impulsive o con il secondo chakra super aperto. Quelle persone lì tendono a parlare, 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 poi ancora parlare, parlare, parlare. Abbondanza, re di denari, benissimo, e fiducia e fante di coppe. Qui si tratta di esprimere voi stessi, di condividere quello che voi avete, uno, e qui fate attenzione a quanto in termini di moneta condividete, se per caso questo fosse il socio finanziatore di cui parlavamo prima, però ho la sensazione che qui abbiate bisogno, sì, è un po' come se vi dicessero aprite il cuore, voi datevi, abbiate fiducia nella vita, buttatevi, fate il salto. E guardate, c'è da dire una cosa, quando si lavora in ambienti tossici o con persone tossiche, allora il primo consiglio che vi posso dare è di mettere un'ossidiana al collo. C'è un video nelle playlist sul pendolo dove spiego come pulire i quarzi. Non è l'unico modo, però è un metodo. Lì, cioè nel senso, dopo che avete pulito questa ossidiana, tormalina nera, onice nero, tutte le pietre nere hanno una facoltà intrinseca di protezione. Voi pulite la pietra e poi ve la mettete al collo. Quando siete in questi ambienti un po' così, la pietra cosa fa? Assorbe le energie negative al posto vostro.
Quindi poi la sera, quando arrivate a casa, la sciacquate e rilasciate tutte queste energie negative. Poi, un altro modo di far fronte a queste energie da 5 di spade è mettere delle barriere, che possono anche essere barriere fisiche, cioè tipo quando una viene e vi racconta un pettegolezzo, mettere proprio una mano così e dire: aspetta un attimo, queste cose non mi interessano. Perché? Perché giustamente la persona, una volta che ha finito di spettegolare con voi, poi va da qualcun altro a spettegolare. Quindi rompete gli schemi, ok? Andiamo a vedere una fatina. Centratura, guardate, è la stessa energia, girate la testa dall'altra parte, non vi fate distrarre dalle voci, da borbottii interni o esterni e rimanete centrati su voi stessi, piuttosto girate la faccia da un'altra parte. Vi faccio presente che anche questo set di bastoni è rappresentato da una ragazza in meditazione all'interno di una bolla. Ed è un po' l'esercizio della palla di luce che faccio fare io, che è quello proprio di appunto chiudersi in questa bolla, essere completamente immersi in questa bolla, che chiaramente è una bolla energetica, proprio per evitare che altre energie esterne possano entrare. Più questa bolla è forte, più fate l'esercizio, più si rinforza, più fate una centratura durante la giornata, più il bordo, diciamo, di questa sfera si fortifica ed è un aiuto in più a voi per mantenere le energie lontano, oltre all'ossidiano, ok? Amici dello Scorpione, spero che la lettura vi sia stata utile. Fatemelo comunque sapere nei commenti perché avevo due o tre, insomma, versioni, quindi è interessante sapere quale vibra di più con voi. Se avete piacere potete mettere like, iscrivervi, condividere il video o abbonarvi al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao! Benvenuti anche gli amici dei pesci, anche per voi andiamo a vedere che energie ci sono disponibili per il mese di novembre. Vi ricordo ragazzi che le letture sono generali, sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Prendete quello che vi serve, lasciate andare il resto all'universo e se per caso non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato un video, lo trovate sotto nelle playlist, sempre sotto nella descrizione del video lo trovate e sempre nella descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi, lo vedete anche scritto qui e lo trovate anche nelle info del canale. Bene. Energie veloci devo dire pesci. Allora abbiamo un fante di coppe, la sacerdotessa, la temperanza, il matto e la torre. Avete 4 arcani maggiori su 5 carte, eh? Periodo davvero 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 importante. Ci può essere un po' di troppo entusiasmo, mi verrebbe da dire, con il fante di coppe. È come se ci fosse una nuova idea, un nuovo personaggio che magari arriva. Mm, sì, lo sento come una nuova vena artistica, un qualche cosa che viene creato, appunto, qualche nuova idea, qualche nuovo progetto. Abbiamo poi però la sacerdotessa e la temperanza al contrario. Cioè io qui ho la sensazione che dobbiate rimettere in equilibrio qualche cosa. C'è qualche cosa con la sacerdotessa al contrario che non state ascoltando, che state ignorando. Andiamo a vedere carta per carta. Partiamo dal fante. Ok, grazie. Allora abbiamo la regina di denari, un 10 di bastoni e un 8 di coppe. Allora, qui ho come la sensazione che potrebbero farvi un'offerta e potrebbe essere questa regina. L'offerta è quella di lasciare tutto e andarvene. Lasciare un ruolo che avete e cambiare ruolo. Fare, adesso ve la dico così, poi, però per qualcuno riguarda un lavoro di laboratorio, ok? Come, ok, persegui la tua strada, vai a fare quel lavoro di ricerca, di laboratorio, di scoperta, quel lavoro scientifico che ti piace. Però ho anche la sensazione che qui potrebbe essere un momento dove
si ridiscutono i termini di un contratto e ci si libera di alcune responsabilità. Andiamo a vedere la sacerdotessa. Ragazzi, vi dico, se siete senza lavoro, qualche tipo di lavoro arriverà. Sarà un lavoro sarà un lavoro retribuito il giusto, che avrà possibilità di espansione, soprattutto se state lasciando qualche cosa alle spalle. Diciamo che a livello economico funziona, ma non so se funzioni con voi a livello animico. Non so se esattamente sia il lavoro per voi. Però sta di fatto che vedo contratti, vedo nuovi inizi, vedo soldi che arrivano fondamentalmente. Andiamo a vedere la temperanza. Re di pentacoli al contrario, la stella e un asso di bastoni. Io qui ho la sensazione che ci sia una sorta di blocco barra prudenza barra insicurezza per quello che riguarda una gestione pratica di qualche cosa. La temperanza al contrario mi parla di qualche cosa che è in disequilibrio, qualcuno che deve ancora effettuare una guarigione, e lo rivedo un po' perché qui abbiamo la sacerdotessa, è come se fosse un periodo dove non vi state guardando dentro. Giustamente siete un po' impegnati nella materia, mi verrebbe da dire. È come se le questioni spirituali passassero un pochettino in secondo piano, però è importante anche chiedersi: ma questo è il lavoro che voglio fare per i prossimi 5-10 anni? È come se qui doveste nutrire di nuovo una speranza per un vostro progetto. Avete bisogno c'è bisogno di guarire qualcosa con la carta della temperanza. Allora, avendo sia il fante di coppe che la temperanza, vi dirò che può far fortemente riferimento a un lavoro artistico, a un lavoro in collegamento con la natura, magari qualche lavoro di giardineria, piuttosto che, non lo so, qualche lavoro agricolo. È come se ci fosse qualche cosa che ha bisogno prima di essere guarito. Primo chakra mi dicono, le basi, la terra. Se non è un lavoro in contatto con l'agricoltura, non importa, può esservi comunque utile andare a fare una passeggiata nei campi, nei boschi, nei parchi. Meglio campi, boschi piuttosto che parchi, però se abitate in città e non ci sono altre scelte, nel parco va benissimo. Andiamo a vedere questo matto. Amanti e regina di coppe. Allora, a fine mese, ragazzi, c'è un nuovo inizio. In realtà lo vedevamo già qui con questo asso di bastoni, poi anche qui avete un asso di denari. Siete verso, diciamo, un nuovo inizio, un nuovo progetto. Vi dico, avete anche la torre, quindi sicuramente qualche certezza cadrà. Ci sarà da fare una destrutturazione. Ho come l'idea che con la carta del matto vi dicano di avere fiducia nella vita. Difatti qui abbiamo anche la stella che parla di speranza, e come la sacerdotessa parla di canalizzazione di idee che arrivano. È un po' come se voleste fare qualche cosa, ma non vi sentite abbastanza sicuri, abbastanza protetti. Magari quel lavoro che avete trovato, quel percorso che vi state lasciando indietro, vi ha lasciato, diciamo, il giusto indispensabile per... Datemi un'altra carta per il re di pentacoli. Torre. Qui è qualcosa di economico, ragazzi, quello che vi frena, ma è anche quello che vi dà la possibilità di iniziare questo nuovo tipo di percorso. Perché con il matto c'è la fiducia in se stessi. Avete bisogno di lavorare sull'amor proprio, questo ve lo dico, eh. Però anche qui c'è una regina di coppe, in questo matto si vede proprio bene che è incinta. C'è la creazione di qualche cosa di nuovo. Allora, molte persone sono in una fase di cambio
e molte altre semplicemente è come se stessero in un determinato tipo di situazione, ma grazie a questa riuscissero a trovare, diciamo, degli spunti per fare qualcosa in più. Potrebbe essere un nuovo hobby, una nuova passione che in un futuro potrebbe trasformarsi nel lavoro della vostra vita. Però qui ragazzi c'è da fare, guardate, avete la torre 2 volte, qui c'è da fare un lavoro sul proprio ego, o sì, o sì. Un discorso è l'amor proprio, un discorso è l'ego. L'amor proprio è imparare ad amarsi, ok? L'ego è quello che ti sgrida nella nostra mente quando non raggiungiamo un risultato. Amor proprio è dire, ok, ho fatto tutto quello che potevo fare, non so che cos'altro avrei potuto fare, quindi mi amo per l'impegno che ci ho messo, non per il tipo di risultato che ho raggiunto. Andiamo a vedere Osho che cosa dice. Giochi politici, guardate, ve lo metto qua vicino a queste due torri, anche se questa torre del re di... Deve cadere qualche certezza, deve cadere qualche sostegno, qualche cosa su cui si sta basando la vostra attività lavorativa o il pensiero di quello che dovete fare. Tipo, una credenza limitante, quando casca, può dar seguito a una torre. Io penso che la sicurezza monetaria è direttamente collegato al lavoro dipendente. Nel momento in cui ho un crollo finanziario per X motivi, nonostante io abbia la dipendenza in un'azienda, nonostante io sia dipendente in un'azienda, ecco che qui crolla la credenza limitante, perché nonostante io abbia questo stipendio fisso, magari non ho più la stabilità finanziaria per un motivo qualsiasi potrebbe essere. Allora, abbiamo giochi politici e vite passate. Sì, sì, ma fa riferimento alle credenze, alle maschere che vi mettete, è una questione di ego. Le vite passate è la carta della luna, è la carta delle paure vecchie che vengono... Tenete presente che anche la paura è qualcosa che crea l'ego. L'ego, all'ego, non piace cambiare. Immaginatevelo come se fosse un vecchio. Un vecchio però non saggio, un vecchio borbottone. Una di quelle persone che ormai hanno la loro testa e che di lì non cambiano. Perché? Perché effettuare un cambiamento richiede uno sforzo, richiede una rottura di certi equilibri, richiede aver fiducia in se stessi, richiede proprio fare sforzo fisico, lavorare le virtù, avere capacità di adattabilità, di tolleranza. Sapete, c'è una serie di cose da tenere in considerazione. E qui vi dicono proprio toglietevi la maschera. Ho un po' come l'idea che vi chiedono che cos'è che volevate fare da bambini? Va bene, andiamo a vedere ancora una fatina. Coraggio, aprite le braccia e buttatevi, mi viene da dire, vedendo questo matto. Guardate, fatevi guidare, vedete che ha un'ametista in mano e qui non so se si vede, c'è il fiore della vita che è un simbolo di geometria sacra. Fatevi guidare dal cuore, ragazzi, anche qui c'è il cuore in mezzo. Cercate di avere fiducia anche nelle vostre capacità percettive, perché in questo momento è come se c'è la sacerdotessa, quindi i messaggi tecnicamente potrebbero arrivare, ma è un po' come se foste talmente focalizzati sul fisico che lasciate un po' perdere la comunicazione con voi stessi, invece in questo momento specifico magari vi servirebbe proprio. Amici dei pesci, con queste torri qualcuno potrebbe proprio interrompere il lavoro. Non sento tanto che è un licenziamento, ma più una vostra volontà. Potrebbe anche essere l'interruzione con qualche collaboratore. Non è che vedo contratti. Sì, 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 invece, 6 di pentacoli. C'è la possibilità di qualche nuovo accordo verso la metà di novembre. Quindi è come se all'inizio di novembre vi decideste a lasciare indietro qualcosa per far entrare questo nuovo accordo a novembre. Fate attenzione perché sì, è vero, c'è questo inizio, inizi ce ne sono, voglia di nuovo ce n'è.
c'è questo amor proprio, questa vostra, dovete rimettere in equilibrio mente e cuore. Cosa vuole il cuore? Che cosa mi fa? Che cosa mi nutre il cuore? Qual è la mia passione? Perché cos'è che mi voglio svegliare al mattino? E la mente, che cosa sono in grado di fare? Che cosa si può fare? Che cosa oggettivamente, razionalmente è in mio potere fare? Va bene, amici dei pesci, questo è quello che avevo per voi, spero che comunque la lettura vi sia stata utile. Fatemelo sapere con un commento, con un like, con la vostra iscrizione. Se avete piacere potete condividere il video o abbonarvi al canale. Io vi ringrazio di essere stati fin qui, cioè scusate, di essere stati qui con me, di essere arrivati fin qui. Vi mando un grosso abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!